Per capire le radici delle antiche tradizioni esoteriche, è necessario viaggiare indietro nel tempo fino alle prime civiltà dell'umanità, quando i saperi e la spiritualità, con l'alchimia e con le energie sottili, erano ancora intimamente connessi alla comprensione del cosmo e dell'essenza dell'esistenza umana. Le grandi civiltà dell'Egitto, della Grecia e dell'Oriente non solo contribuirono alla formazione della conoscenza scientifica e filosofica, ma diedero origine a un'ampia serie di pratiche esoteriche, rituali e credenze, destinate a essere tramandate per secoli e a influenzare il pensiero di generazioni successive. Partiamo con l'antico Egitto, dove i misteri spirituali e le pratiche esoteriche erano parte integrante della vita quotidiana e del rapporto con il divino. Gli egizi credevano che la vita non fosse limitata alla dimensione terrena, ma che esistesse una continuità tra il mondo fisico e quello spirituale. Questo concetto è chiaramente rappresentato nei loro rituali esoterici, nei rituali funerari e nei loro testi sacri, come il Libro dei Morti. Questo testo è un compendio di formule e incantesimi che aiutavano l'anima del defunto a navigare nell'aldilà, affrontando prove e giudizi per ottenere l'accesso all'eternità. La centralità della morte e della rinascita nei culti egizi si manifestava anche nei misteri di Osiride, che erano tra i più importanti nel Pantheon egizio. Osiride, simbolo di morte e rinascita, rappresentava il ciclo eterno della natura e la promessa di vita oltre la morte. Questo mito era celebrato con rituali che simboleggiavano il percorso dell'anima, rappresentando il concetto esoterico della trasmutazione e dell'elevazione spirituale. La figura del faraone, oltre a essere considerata un sovrano terreno, era anche vista come il tramite tra gli dei e gli uomini, portatore di un potere sacro che trascendeva il suo ruolo politico. Personaggi storici come Akhenaton furono particolarmente rilevanti per la tradizione esoterica egizia. Akhenaton tentò di imporre un culto monoteista centrato sul dio Aton, il disco solare, rompendo con la tradizione politeista e dando vita a un sistema di credenze più intimamente legato all'unità divina. Akhenaton è stato una figura rivoluzionaria e controversa, uno dei primi ad aver introdotto il concetto di divinità unica, rappresentando un'idea mistica e potente dell'energia solare come principio vitale di tutto ciò che esiste. Il suo culto ad Aton portò a un cambiamento profondo sia nella spiritualità del regno sia nella vita quotidiana del popolo egizio, pur essendo destinato a svanire dopo la sua morte, a causa del ripristino del politeismo tradizionale. La simbologia dell'occhio di Horus, altro emblema iconico della cultura egizia, rappresentava la protezione, la guarigione e la saggezza. Questo simbolo esoterico era utilizzato non solo come amuleto per proteggere dai pericoli, ma anche come chiave per comprendere le forze sottili che influenzavano l'universo. L'occhio di Horus è diventato nel corso dei millenni uno dei più potenti archetipi spirituali, rappresentando la visione interiore e la connessione con l'oltre. Dalla valle del Nilo ci spostiamo alle coste dell'antica Grecia, dove il sapere esoterico si intreccia profondamente con la filosofia. La Grecia fu una terra in cui il pensiero razionale e l'intuizione mistica, con un profondo legame all'esoterismo, si fusero in una sintesi unica. I misteri eleusini rappresentano uno degli esempi più emblematici della tradizione esoterica greca. Celebrati per secoli nella città di Eleusi, questi rituali in onore di Demetra e Persefone erano aperti a chiunque volesse intraprendere un percorso di purificazione spirituale e di risveglio delle energie sottili. La rinascita simbolica che i partecipanti vivevano durante i misteri eleusini era una promessa di speranza e di connessione con le forze della natura. Un invito a comprendere il ciclo vitale attraverso l'esperienza diretta della morte e della resurrezione simbolica. Per quanto riguarda la filosofia greca, non possiamo fare a meno di menzionare Pitagora, il famoso matematico e filosofo del VI secolo a.C., che fondò una scuola in cui la matematica, la musica e la metafisica si intrecciavano per descrivere la natura dell'universo. Per Pitagora, i numeri non erano semplicemente strumenti per misurare la realtà fisica,
ma veri e propri archetipi cosmici, simboli del divino ordine che governa il cosmo. La sua dottrina della musica delle sfere suggeriva che l'universo fosse armonioso e che ogni elemento fosse interconnesso in una sinfonia celeste. Questo concetto influenzò profondamente il pensiero platonico. Platone stesso, nel suo Time, fa riferimento all'idea che l'universo sia costruito secondo proporzioni matematiche che riflettono la perfezione divina. La scuola pitagorica si distingueva per l'alto livello di segretezza e per i suoi insegnamenti riservati solo agli iniziati, creando così una tradizione di saggezza esoterica trasmessa attraverso il silenzio e la dedizione. Pitagora considerava l'anima come una realtà immortale, destinata a un processo di purificazione attraverso diverse incarnazioni. Questa concezione dell'anima e del suo destino influenzò profondamente molte correnti di pensiero esoterico occidentale, dai misteri orfici al neoplatonismo. Platone, con la sua teoria delle idee, ci lascia un'importante eredità esoterica, la convinzione che il mondo visibile non sia altro che un riflesso imperfetto di una realtà superiore, intelligibile solo attraverso la filosofia e la contemplazione. Platone era profondamente influenzato dalla tradizione pitagorica e dai misteri eleusini e considerava la conoscenza come un percorso di reminiscenza, un viaggio interiore per riscoprire verità eterne già presenti nell'anima umana. Questo approccio alla conoscenza come risveglio interiore è uno dei cardini del pensiero esoterico, condiviso dalle tradizioni occidentali e orientali. L'influenza del pensiero platonico e pitagorico non si fermò nell'antichità. Nel III secolo d.C., con Plotino, il neoplatonismo emerse come una delle più importanti correnti filosofiche ed esoteriche dell'epoca tardo-antica. Plotino insegnava che l'anima poteva scendere verso l'Uno, la fonte di ogni esistenza, attraverso la contemplazione e l'abbandono delle illusioni materiali. Questo viaggio dell'anima verso l'Uno rappresentava una forma di unione mistica con il divino, che aveva come fine la liberazione dalle catene della realtà sensibile. Il pensiero orientale, infatti, si è sviluppato parallelamente a queste tradizioni, con un'enfasi particolare sulla ricerca interiore e sulla realizzazione del sé come parte del tutto. Le tradizioni vediche dell'India, risalenti a oltre 3000 anni fa, sono tra le più antiche fonti di saggezza esoterica. Nei Veda e nelle Upanishad troviamo una visione profondamente unitaria dell'universo, in cui l'Atman, l'anima individuale, è una manifestazione del Brahman, l'anima universale. Questa intuizione ha avuto un impatto profondo su tutte le correnti di pensiero successive, dall'induismo al buddismo fino al jainismo. Gautama Buddha, fondatore del buddismo nel VI secolo a.C., propose un percorso di liberazione dal dolore e dall'ignoranza, basato sulla meditazione e sulla pratica etica, per raggiungere il nirvana, lo stato di completa liberazione e illuminazione. La dottrina del Buddha, con il suo richiamo alla compassione e al non attaccamento, è uno dei pilastri del pensiero spirituale orientale, influenzando sia la filosofia sia le pratiche esoteriche successive. Il concetto di vuoto, shunyata, introdotto dal filosofo Nagarjuna, diventa uno degli elementi più profondi dell'esoterismo buddista, rappresentando la natura illusoria e interdipendente della realtà. Anche il taoismo cinese, fondato sul pensiero di Lao Tzu e Zhuangzi, offre una visione esoterica profondamente legata alla natura e al flusso dell'energia vitale, il Tao. Il Tao è il principio ineffabile che governa l'universo, un'energia che permea ogni cosa e che può essere compresa solo attraverso l'abbandono delle categorie razionali e il ritorno alla semplicità originaria. La pratica del taoismo implica un'armonia tra corpo e mente, attraverso tecniche come il Qigong e la meditazione, volte a coltivare l'energia interiore e a connettere l'individuo con il cosmo. Questa ricerca dell'armonia è uno degli aspetti più affascinanti delle tradizioni esoteriche orientali, che pongono l'accento sul vivere in sintonia con il ritmo naturale dell'universo. Il taoismo,
attraverso l'alchimia interna, cercava di raggiungere l'immortalità spirituale, trasformando l'energia vitale, Qi, e coltivando il principio essenziale del Tao dentro di sé. Le tecniche di respirazione, la visualizzazione e il controllo dell'energia corporea rappresentano strumenti per accedere a dimensioni più profonde dell'esistenza e connettersi con il mistero del cosmo. L'influenza reciproca tra l'esoterismo dell'Egitto, della Grecia e dell'Oriente è evidente anche attraverso figure storiche che cercarono di unificare queste diverse tradizioni. Alessandro Magno, nel IV secolo a.C., contribuì a diffondere le conoscenze orientali in Occidente grazie alle sue conquiste, che portarono alla fusione delle culture greca, egizia e persiana. Questo processo di sincretismo continuò con l'ellenismo, durante il quale le idee orientali si integrarono nel pensiero greco, dando vita a correnti filosofiche come lo stoicismo e il neoplatonismo. L'ellenismo vide anche la nascita della figura del saggio universale, un individuo che univa in sé la conoscenza delle varie tradizioni e che si poneva come ponte tra culture diverse. La Biblioteca di Alessandria fu un punto di riferimento fondamentale in questo processo di scambio e integrazione di conoscenze. Qui, studiosi e filosofi provenienti da ogni parte del mondo conosciuto si incontravano per condividere idee e approfondire i misteri dell'universo. Plotino, il maggiore esponente del neoplatonismo, visse nel III secolo d.C. e fu profondamente influenzato sia dal pensiero platonico sia dalle tradizioni mistiche orientali. Il suo sistema filosofico descriveva l'universo come emanazione dell'Uno, un principio divino assoluto, e proponeva un percorso di ascesa spirituale attraverso la contemplazione. La sua dottrina delle ipostasi, l'Uno, il Nous e l'anima, rappresenta una delle più grandi sintesi filosofiche tra il pensiero greco e le influenze orientali. L'importanza delle tradizioni esoteriche non è limitata al passato. Anche oggi, molti dei principi che provengono da queste antiche culture possono avere una rilevanza significativa per la nostra vita. Ad esempio, la concezione dell'universo come un tutto interconnesso, presente sia nella filosofia pitagorica sia nel taoismo, è oggi riscoperta nelle teorie della fisica quantistica, che suggeriscono un'interconnessione tra tutte le particelle dell'universo. La teoria dell'entanglement quantistico, ad esempio, sembra riflettere la stessa interconnessione universale descritta nei testi esoterici millenari. Allo stesso modo, l'enfasi sul risveglio interiore e sulla trasformazione spirituale è un elemento comune sia alle antiche tradizioni esoteriche che alle moderne pratiche di mindfulness e meditazione, che mirano a promuovere una maggiore consapevolezza di sé e del proprio rapporto con il mondo. La pratica della meditazione come mezzo per trascendere l'illusione dell'ego e connettersi con una realtà più ampia è un'eredità diretta delle discipline spirituali orientali e delle tradizioni occidentali di introspezione mistica. Il Kybalion, che menzioniamo brevemente, rappresenta uno dei tentativi più recenti di sintetizzare e trasmettere queste antiche conoscenze. I suoi 7 principi ermetici, tra cui il principio di corrispondenza, come in alto, così in basso, e il principio di vibrazione, riflettono l'idea che esista un'armonia universale, che tutto nell'universo sia interconnesso. Questi principi possono essere letti come un invito a riscoprire la sacralità del mondo e a comprendere come ogni aspetto della realtà sia un riflesso di un ordine più profondo. Concludendo questo viaggio, possiamo dire che le tradizioni esoteriche dell'antico Egitto, della Grecia e dell'Oriente ci offrono non solo uno spaccato della storia del pensiero umano, ma anche un insieme di strumenti, come l'alchimia spirituale e l'uso delle energie sottili, per affrontare le sfide della vita contemporanea. Queste tradizioni ci invitano a guardare oltre le apparenze, a cercare un significato più profondo e a riconnetterci con il mistero dell'esistenza. In un'epoca come la nostra,
Caratterizzata da un incessante flusso di informazioni e da una crescente alienazione dalla natura e da noi stessi, l'esoterismo può rappresentare un richiamo al risveglio, alla consapevolezza e alla ricerca del sacro nella vita di tutti i giorni. Prepariamoci dunque a continuare questo percorso di scoperta, lasciando che le antiche voci del passato ci guidino verso una comprensione più profonda del nostro presente e del nostro ruolo nell'universo. Conoscevate già queste antiche tradizioni esoteriche? Se il video vi è piaciuto e desiderate esplorare altri affascinanti viaggi nella storia del pensiero e della spiritualità, iscrivetevi al nostro canale per non perdere i prossimi episodi. Il viaggio verso la conoscenza non finisce qui. A presto, viaggiatore dell'anima!